isolano. Sono bianco. Salve e bentornati, sono Stefano Ulivi e questo è il mio canale. Il video di oggi sarà dedicato al cambio di vita, il mio personale ovviamente. Ho deciso di dividere in due parti questo video perché sarebbe venuto fuori un video di 20-30 minuti che sinceramente non sarebbe servito a nessuno e non avrebbe guardato nessuno. Questo non può essere un video da il guru del cambio vita ovviamente. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. È solo la mia esperienza personale che spero possa esservi utile. Qualsiasi consiglio tu voglia, qualsiasi idea, qualsiasi domanda tu abbia, basta lasciare un commento qui sotto e risponderò. Come vi ho detto nel precedente video, mi sono trasferito alle Azzorre, Isola di Pico in particolare, o perlomeno passo la gran parte dell'anno sull'isola di Pico. Vivo in mezzo all'Oceano Atlantico, e sì, perché le Azzorre distano 1500 km dall'Europa e 2500-3000 km dagli Stati Uniti. Lo sapevate? Sembra una domanda stupida, lo so, però la maggior parte dei clienti che passa attraverso il nostro diving center prima di organizzare una vacanza alle Azzorre non avevano più pallida idea di dove fossero. Sentiamo sempre parlare del famosissimo anticiclone delle Azzorre, però normalmente nessuno si chiede dov'è. Arriva al posto della perturbazione atlantica l'anticiclone delle Azzorre. Sempre nel primo video vi ho parlato della motivazione che mi ha spinto a fare questo viaggio. Vi lascio sempre il link qui sotto in descrizione così potete dargli un'occhiata. Dopo una breve ricerca su internet tra avvistamenti di baleni e posti paradisiaci, ho scelto le Azzorre semplicemente per mancanza di tempo e denaro. Sono in Europa, in circa 4-5 ore di volo si possono raggiungere, i biglietti non sono così cari. Arrivato sull'isola il primo impatto non è stato certo dei migliori. Mamma che faccia! Tornerò a casa. Sono semplicemente persone semplici, non abituate a quell'idea di consumismo che divora il nostro tempo. Gli uomini consumati dal sole e dal sale, non ci scordiamo che pesca e agricoltura sono alla base dell'economia tutt'oggi. Quanto è stata dura tornare a casa? Ripensando al passato, a 5 anni fa, mi rendo conto che quella voglia di nuove emozioni, di tentare qualcosa di nuovo, di cercare di cambiare vita è sempre stata presente dentro di me ed è una cosa fondamentale perché esistono persone legate all'ambiente, al cibo, agli amici, al paese, alla famiglia. Vedi mia sorella che è totalmente il contrario di me e a cui non verrà mai in mente di fare un'esperienza del genere. Non siamo tutti uguali. Non so perché, sinceramente, forse preso dalla curiosità di dare un'occhiata a quell'isola anche sotto la superficie del mare, mi approcciai alla subacquea, presi il primo brevetto sub e ripartii per l'isola. Non l'avessi mai fatto, ancora più amore, ancora più bella. Rientrato a casa, decisi che il primo brevetto sub non mi bastava più ed investii tempo e denaro per arrivare fino al Dive Master. Poi nel corso di questo processo la mia prima slide indoors. Si presenta a casa mio cugino che mi fa l'offerta della vita. Andiamo in Brasile e affittiamo una posada. Ora, per chi non sapesse cos'è una posada, è un piccolo villaggino turistico composto da bungalow, piccoli alloggi e molto spesso in riva al mare. Sì, andiamo, questa fu la mia risposta. Da qui la decisione di vendere tutto, sarei stato via anni e mi servivano soldi per affittare la posada. Purtroppo però l'esperienza in Brasile è durata solo 8 mesi. Ho imparato i rudimenti del portoghese, che mi ha aperto qualsiasi porta sull'isola di Pico. Anche gli ultimi blocchi mentali erano scomparsi e durante questi 8 mesi mi ero sempre più reso conto che quel posto, quell'isola, quel piccolo arcipelago era sempre ben presente dentro di me. Nel febbraio del 2012 ritorno a casa. E adesso cosa faccio? Mi sentivo sconfitto. Un'unica soluzione, tornare su quell'isola e recuperare un po' di energie. In quei 10 giorni del 2012 ho buttato le basi per il mio trasferimento, stretto legami più forti con il diving center che frequentavo, le prime amicizie. Alla fine del 2012 sono ancora tornato sull'isola. Volevo vederla nel periodo di bassa stagione. Questi 10 giorni mi sono serviti per ottenere un lavoro per l'anno successivo, ovviamente non conoscendo niente del dive master, il lavoro subacqueo, di guida subacquea. Mi sono offerto di fare il volontario, vitto e alloggio, per 6 mesi. Così avrei potuto imparare al meglio il lavoro. E nel marzo del 2013 ho iniziato. Questa è la prima parte della mia esperienza personale. Adesso vi passo 2 suggerimenti su quando cambiare vita e perché cambiare vita. Tutto basato sulla mia esperienza personale. Per esempio, il cambio di vita, il trasferimento in un altro paese, ti dà l'opportunità di ripartire completamente da zero. Quindi non ti piace il lavoro che stai facendo, ti annoia, sei entrato in quella, come la chiamo io, lavatrice, ok? In
in quel giro vizioso in cui non sai più come uscirne. Vuoi scappare da un marito geloso? Puoi farlo. Non hai lavoro. Guarda che per trasferirsi non servono tanti soldi. Ovviamente dipende da dove vuoi trasferirci. Se ti vuoi trasferire in California, a Beverly Hills, certo, alle Hawaii, Polinesia francese, buona fortuna. Devi trovare il tuo posto. Quante volte si torna dalle ferie pensando che quello è il paradiso giusto per te? Ah, quanto mi trasferirei lì. Mamma mia, questa vacanza mi ha colpito proprio tanto. Ma poi dopo 2 settimane rientri in quella routine, il lavoro, la famiglia, gli amici e ti scordi completamente tutto. Quando non ti scordi tutto, quando per anni quel posto ti rimane dentro, comincia a pensare, ti si aprono prospettive inimmaginabili, porte che non avresti mai pensato ti si potessero aprire. Sei molto più ricettivo quando ti metti in gioco. Fare un'esperienza del genere, anche limitata nel tempo, 6 mesi, 1 anno, il classico anno sabbatico, ma in Italia poi si sta così male? No, solo un'esperienza del genere ti può aprire gli occhi su quello che di bello c'ha questo paese e magari ritornerai dopo 6 mesi, 1 anno qui in Italia con un altro spirito molto più aperto e consapevole delle opportunità che questo paese può darti. Potrai fare il lavoro dei tuoi sogni. Ripartire da zero vuol dire anche cercare di guadagnare soldi con le tue passioni e io sto cercando di fare questo. Cerca di fare le giuste amicizie, specialmente se vivi in mezzo all'Oceano Atlantico e quindi magari l'amico giusto nel posto giusto ti può aiutare. Sì, certo, puoi prendere il tuo zainetto, il biglietto aereo, volare ed esplorare e cercare la tua strada, ma quando lo fai cerca di mettere delle basi. Nella mia prima esperienza ho lasciato un buon segno e tanti contatti. Nella seconda ho ampliato questo rapporto e nella terza ho buttato le basi per un lavoro e un appartamento. Spero di non aver fatto un noiosissimo video e spero che vi sia utile. Vi ripeto, qualsiasi notizia vi interessi, qualsiasi commento, qualsiasi informazione, lasciate un link qui sotto. Mettete un like se vi è piaciuto, cliccate sulla campanellina, vi prego, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Sunny!